realtà una puttana che ha fatto di tutti, che ha avuto tutti i incontri possibili. I'm gonna have a hard time with that one. So those who keep count, they say that I've directed over 66 movies in my life, and those... And 20 television series. And 20 television And so throughout these movies, I was changing all the time. I went through comic movies, and then, you know, some giallo movies, obviously, a couple of westerns, but also sentimental movies. And you know what they say, I've been like a whore who tried them all. In effetti, io ho sempre fatto questo mestiere anche nei film drammatici con la volontà di avere sempre un atteggiamento allegro. Io non faccio pubblicità perché ovviamente la mia autobiografia è attualmente in edizione solo in lingua italiana, ma emblematicamente la mia storia del cinema è determinata proprio da quel titolo del mio primo film, che poi ho fatto aderire alla mia carriera, che si chiama Mille peccati, nessuna virtù. So, even when I was doing dramatic movies, for example, what I wanted to convey was a sense of cheerfulness, which I kept throughout. And actually, the most emblematic thing that I could say about it, and I'm not trying to advertise anything because this is only available in Italian, but my biography is called A Thousand Sins, No Virtue, and that is actually inspired by my first movie. E quindi di conseguenza la cosa emblematica nasce dal titolo. Il mio primo film si chiamava Mille peccati, nessuna virtù, girò anche a Londra e raccontava la realtà mondiale del 1967-68, fatto dei Beatles, dei cambiamenti sociali, anche della libertà dei costumi, e quindi questo titolo ha segnato l'inizio della mia carriera. So this movie, it also was partly directed it was partly shot in London, for example. It was telling the story of what happened worldwide in two very important years, 67 and 68. You know, everything was shifting. It was the Beatles, it was the social revolution. And so I was telling a story through that movie, which then led into basically a metaphor. E quindi di conseguenza, quando ho scritto la mia biografia, ho aggiunto a questo titolo un punto interrogativo, che ovviamente è determinato dal fatto che un critico, vedendo uno dei miei film della mia stagione più cinematografica, poi l'ho finita molto in chiave televisiva, mi scrisse, volendo scrivere male del mio film, disse: Sergio Martino ha fatto tanti... è emblematizzato dal titolo del suo libro, del suo primo film. Mille peccati, cioè ha fatto tanti film e nessuna virtù senza esserne capace, questo è il senso. So the reason why it's so emblematic, this first movie, which then was a metaphor for my life, is because then, you know, I took it quite well. I decided to put it into my own biography, and I put a question mark at the end. 1,000 sins, no virtue. And the reason is because a critic, back in the day, he wanted to comment on my movie production, and he was trying to criticize me quite harshly, and he said, well, Sergio Martino, he made 1,000 movies, 1,000 sins, but no virtue. Mi piacerebbe, siccome nessuno è profeta in patria, Latin language, traducila. Nobody's a prophet in their land. Vorrei avere un'immagine di questa sala piena perché ancora oggi nei confronti del mio cinema in Italia sono molto conosciuto per i film comici che ovviamente hanno avuto successo e quindi di conseguenza, però per questo tipo di cinema, col cambiamento delle generazioni che vedono i miei film comici di 30 anni fa, non hanno la stessa possibilità perché la televisione, essendo il film legato all'età dei minori di 18 anni, non possono stare in televisione e di conseguenza la conoscenza da parte dei giovani è solo diciamo, circoscritta ai cinefili che amano questo tipo di film.
So what I would like to do, and the metaphor he was using, I'm no prophet, like you can't be a prophet in your own land, so you can't take the message. It's just a Latin way of saying you can't take a message for yourself to your own people. It wouldn't be fair. But he says, I would love to take a snap of today's theatre and bring it back to Italy, because back there, I'm known for my comic movies, for example, but because most of the movies that I made in other genres, for example, giallo movies, they can't be watched by people below the age of 18 because of censorship. They actually don't go through television, which is where a lot of people watch movies that came out a few years ago, right? And so right now in Italy, I'm only known for those comic movies, and very few selected cinephiles are into the giallo ones. Well, I would love to show them tonight's snap. I shot also some movies here in the United States. One of the first movies I shot most of the sequence in New York. I shot the movie like 2019 after the fall of New York. That is a film that che non mi vergogno di aver fatto. I'm not ashamed of that movie at all. Ho avuto anche nei confronti di questo immenso paese un rapporto molto piacevole. Io ho girato in Arizona, ho girato nella Florida, ho girato a New York, e poi in tempi anche molto diversi da quelli attuali, perché la New York degli anni 60 con la guerra del Vietnam la ricordo molto dura, molto difficile. Quindi ho visto i reduci del Vietnam alle Hawaii che incontravano i genitori, e ho visto sui volti dei genitori e di quei figli la tragedia che si viveva da quell'altra parte del Pacifico, e che quindi la stampa di allora, almeno in Europa e forse anche in America, non la descriveva nella sua tragicità. So I've had a relationship with this wide country because I've been to Arizona, I've been to New York, I've been to Florida, but it was a different time. Like New York in the 60s was profoundly different. It was a struggling city, for example. The Vietnam War was, in place, and actually I recall being in Hawaii and seeing moments of rekindling between parents and their kids who'd gone to war, and the tragedy in their faces. And actually, I don't think European media, and perhaps not even the US media, depicted that tragedy the way I saw it. So it was a different country at the time. Aggiungo che spesso e volentieri i genitori che arrivavano alle Hawaii dalla costa partivano, e potenzialmente nell'attesa di incontrare il figlio che veniva da Saigon, e nello stesso tempo praticamente qualche volta mi è capitato che il figlio non arrivava perché nel frattempo era morto qualche giorno prima nella guerra. Adesso non voglio entrare sul patetico, però in realtà quell'emozione ce l'ho ancora dentro, vedere le facce dei genitori in quell'attesa, o vedere le facce di quei ragazzi sudati, stravolti da una guerra che come tutte le guerre non si dovrebbero fare, perché in realtà le guerre cosa sono? Uno che uccide un'altra persona che non conosce, non ha mai visto nella vita, pur essendo di un'altra razza o di un altro paese. So, what I would see, for example, back in the day would be parents, very hopeful parents, leaving the shore to get to Hawaii, waiting for their kids. And sometimes the kids wouldn't even come. So it was a very profound emotion. Now, I don't want to drag you down, but it was a very profound emotion that I carry with me, seeing these sweaty faces of the parents in wait, and then the people coming through with the tragedy in their eyes. It's something that I do carry with me at all times. And, over the years, I have profoundly changed the way I approach things. Also because I think war in itself, like it was a war, but like all wars, what is it? It comes from a place of ignorance where you just kill people you don't know because they're different than you. Okay. Sergio, I'm just going to ask you this real quick so we can start the movie, but real quick, what out of all the film and TV projects you worked on, what is your absolute favorite? Thank you.
in realtà sono preso in contropiede. Devo dire, io ho due film che probabilmente voi americani non lo conoscete, che è un film sentimentale che è la storia di un bambino, con la Senta Berger protagonista, un bambino che poi adesso è diventato molto grande e fa il pilota di ieri, che si chiama La bellissima estate. Un altro film che emblematizza le introversioni della mia giovinezza. Traduci fino adesso che è meglio. So I am taken aback a little bit because I never know what to answer in these cases, but one of my favorite movies is actually a sentimental movie, and it has some elements that are quite interesting. There's, for example, this child who then grew up to become a pilot, and you know, in that movie, I carry a lot of that with me. No, non mi viene riferimento, però comunque voglio dire che la mia esperienza di vita non è stato, vedo che la sala dell'altra sera era tutta ironica e allegra perché ho raccontato sempre le cose in chiave umoristica. Qui sono andato un pochettino su una cosa che coinvolge forse tutte le famiglie, perché il Vietnam è stata una tragedia per tutto il mondo, ma in particolare anche per quello che è successo nelle famiglie che sono americane. So, in summary, I never know what to say in these cases, and I know in this situation it's a very different room. Like the other day, I was being all giggly, and I made everybody laugh. In this situation, I talked about something a bit more dramatic, but I'm sure the audience will, in the end, appreciate my production, and I hope so. Woo! Woo! Without further ado, we're going to start torso. Give it up for Sergio!